E dopo un pranzo pazzesco è arrivata l'ora di partire. Salutiamo Lima dall'alto. Vi ricordo che dovrete aspettare minimo 2 mesi prima di rivedere un pranzo del genere. Hai capito? Era sottinteso, era per me questo messaggio. Anche perché quando siamo fermi per tanti giorni, La soluzione migliore è quella di avere una cucina. E una cosinera. ma ancora più fondamentale per risparmiare, ma soprattutto mangiare in maniera più salutare. Anche perché sapete benissimo che siamo 2 maiali, quindi dobbiamo fare assolutamente attenzione. Tutto chiuso, come da indicazioni della proprietaria di questo Airbnb, ma le grandi linee ovviamente sono sempre le stesse. Ciao casina. Lasciamo le chiavi all'interno del solito box, Come dei bravi ragazzi. cosa che Sara non è. Ma chi l'ha detto? La Tenerona è pronta, super carica. Prima accensione insieme nel bunker. Ok, stavolta li mettiamo i guanti. Ovviamente come sempre speriamo tutto bene. Chilometro zero. Già uscire da qua con la motocarica sembra una banalità perché siamo a 5 piani sottoterra. E io ovviamente devo riprenderci la mano perché è un conto guidare la sorellona, un conto guidare questa. Anzi, non questa, la Tenerona. Ma non perché questa si guidi male, attenzione. Probabilmente dovrò tornare a chiedere di aprire la puerta. Estamos adentro. Sì, tiene che aprire. Non avevano ancora capito. Vai che vedo la luce. Il trio si è riunito. Vamos! E adesso a noi spappoliamoci questo traffico con la moto stracarica. Vi mostriamo un semplice lunedì mattina qui a Lima Miraflores. Praticamente facciamo 20 metri, poi di nuovo semaforo. A rinfilarmi tra le auto non ce la faccio per colpa delle valigie ovviamente. Andiamo di qua. Troviamo questa strada che è parallela alla principale che si trova a sinistra. A Sara la vedete dietro come si sta comportando? Altrimenti se si comporta male la lasciamo qua. Ora proviamo a prendere l'autostrada, anche se l'altro giorno un automobilista ci ha detto che in teoria con la moto non si potrebbe prendere. Questa è l'autostrada. Ma temperatura percepita corporea vicino alla fusione. Solo veicolo liviano significa veicoli leggeri, quindi in teoria solo i camion non possono passare. Vabbè che noi siamo tipo un camion su 2 ruote, però anche Google dice che c'è un casino della Madonna. Ora stiamo a vedere se qualche automobilista ci dice qualcosa, ci dà indicazioni. Ecco, ci dice di no, e infatti. Come immaginavamo, grazie. Quindi usciamo e andiamo per la strada principale, ma purtroppo non per la M1. Sicuramente non riuscirete a vederlo, ma sopra il semaforo rosso ci sono i secondi e questo semaforo dura 180 secondi, mentre il verde è solo 30 secondi. Poi neanche parte questo. Per me si era addormentato, sa, dopo quasi 5 minuti. Ora prenderemo una sorta di raccordo anulare sperando che ci sia meno traffico. Centro nevralgico di Lima. Qua ci proviamo, la strada un po' più larga, anche perché fermarsi significa respirare l'impossibile. Ma pensate a vivere qua, io, mamma mia signore, con le gomme non voglio scherzare qua. Dobbiamo andare di qua. Con pacchi di arma del genere di vincolarsi nel traffico non è proprio facile. E
mentre loro con i motorini ovviamente senza bagagli laterali sono molto più sottili di noi, ma soprattutto più leggeri. Dai, che arriviamo fino in fondo. Non ci credo. Considerate che da quando siamo partiti abbiamo fatto quasi 11 km, sempre nelle stesse condizioni. Allora, qua possiamo pagare con effettivo e targhetta di credito, solo Autos. Vabbè, ho capito, ma cioè, io ho visto il cartello solo auto, non vorrei che... C'era un poliziotto, non ci ha detto nulla. Ragazzi, la segnaletica è pazzesca. Non so se noi dovevamo andare di là, che vedo un po' di moto. Io credo che non si paghi. Praticamente abbiamo fatto il casello e non dovevamo farlo. Quindi se venite in Perù in moto sappiate che l'autostrada, perlomeno questo tratto, non si paga. Ora qualcuno di voi dirà: Francesco, ma chi cazzo viene in Perù in moto? Lo so, anche una sola moto comunque è un'informazione interessante. Ma poi adesso, al di là di tutto, fa comunque piacere sapere che non si paga, dato che viviamo in un paese dove si paga anche l'aria che si respira. Intanto siamo fuori da Lima, guardate sulle montagne, abitazioni colorate, sicuramente non degli strati abbienti della popolazione. Sara, prima di dire che siamo fuori, secondo me siamo ancora in periferia. Guarda qua la cartina, ancora quante strade e casini ci sono. Sì, intendevo fuori dai quartieri centralissimi della capitale. Ci eravamo fatti prendere dallo sconforto nel momento in cui abbiamo visto della entrata in vigore dell'impossibilità di viaggiare in due in moto, questo per lo stato di emergenza che sta vivendo il Perù dovuto alla microcriminalità molto forte in quest'ultimo periodo. Eppure abbiamo incontrato diversi poliziotti, soprattutto nei sottopassi, fermi probabilmente per controllare i limiti di velocità, e non ci hanno praticamente considerato. Bene così. Prima preoccupazione probabilmente andata. Nel frattempo io ho perso 5 kg. Molti cartelloni pubblicitari per le prossime elezioni che avverranno nell'aprile di quest'anno proprio qui in Perù. Tra l'altro su quel cartellone il viso sembrava di Trump. Ormai lo vediamo dappertutto, un po' come succede con Corona. Oh mamma, toccano quasi sopra, e infatti ci sono i segni. Sulla nostra sinistra riconosciamo il centro di Lima e il campanile della Iglesia de Santo Domingo. Traffico infernale. La cosa importante che sicuramente non riuscirete a capire dal divano di casa è che noi siamo vicini all'equatore e il sole picchia in una maniera che a Merzuga in agosto a confronto è nulla. Nonostante poi questa sia una stagione Ni per questa zona, cioè siamo sempre al limite con la stagione delle piogge, molta foschia presente. Ci viene da dire per fortuna, perché altrimenti se il cielo fosse stato limpido e il sole avesse battuto per tutta la giornata, credo sia stato difficile sopravvivere. Guardate intorno come cambiano le condizioni delle abitazioni mano a mano che si raggiunge la periferia. C'è un divario enorme tra la ricchezza e la povertà assoluta, quello che dal mio punto di vista in uno stato civile non dovrebbe mai esserci. Ed è quello che inevitabilmente crea un ambiente estremamente pericoloso in certe condizioni. E dietro tutto questo non possono essere dimenticate le Ande. Molta gente anche dentro alle auto ci saluta e sono fieri di questo nostro passaggio, probabilmente perché non vedono tantissima gente passare proprio di qua. 30 km esatti da quando siamo partiti e ancora non ne siamo fuori. Mercati lungo la strada. Guardate sulle colline le case che arrivano fino in cima, situazioni veramente borderline e non potete sentire l'odore, per quello fidatevi di noi. Ovviamente non sto parlando di smog. Siamo sulla Panamericana Norte.
Abbiamo la gola che pizzica dallo smog eccessivo. C'è una puzza pazzesca di immondizia. Questo è l'ambiente che ci circonda, estremamente estremo, non ho altre parole. Ecco da dove viene l'odore dell'immondizia. Qua cercano un conducente, segnatevi il numero, visto il contesto quotidiano lavoro sicuramente con pochissimo stress. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Abbiamo fatto 39 km, la moto sempre perennemente con la ventola accesa. Qua Google dice ancora un minuto di traffico, speriamo che sia la fine. Distesa infinita di abitazioni in periferia. A pochissimi chilometri dalla centralissima Lima il mondo cambia completamente, come essere su un altro pianeta. Poi sulla Panamericana ti ritrovi questi mezzi, perché ricordatevi la sicurezza prima di tutto. Però queste cose fanno male al cuore, non riesco proprio a vederle, non accetto. Ho capito che siamo in Sud America, ma in qualunque parte del mondo, perché l'immondizia? Perché la povertà è tanta, e anche se ci fossero secondo me delle leggi rigide, delle multe, a chi andresti a multare? Cioè, è un cane che si morde la coda. Ma io mi riferisco al fatto lungo la strada, cioè troviamo una location e buttiamola là. Ma poi potete immaginare l'odore, pensate a vivere qua con un meteo che spesso e volentieri è come questo nel periodo estivo, e come potete vedere ci troviamo in una situazione desertica come tutta la costa del Perù. Credo sia anche questo che aggrava le condizioni dei due grandi deserti che partono dal sud, quindi col deserto di Atacama, e finiscono con il deserto di Sechura del nord. Fanno sì che le condizioni siano estreme. Paramonga, 150 km, la nostra destinazione. Ed ora possiamo urlarlo a gran voce, siamo fuori dopo 60 km. Cruise control meccanico, altro che quello della sorellona. Qua si viaggia quasi in analogico. Allora, ora noi dove dobbiamo andare? Passe de moto, ma è chiuso. Ho capito. Mamma mia ragazzi, quanta pazienza. No, forse là. Sì, grazie. Sì, non è questo il passaggio? Guardate il passaggio della moto. Magari un'indicazione un po' più chiara. Ok. Qui siamo noi e los perros. Qua c'è l'uscita? No, qua ci dobbiamo perdere nel deserto praticamente. Addirittura sabbia. Questo è il supplizio per non pagare. Quindi anche qua in Perù è come gli altri stati del Sud America, c'è il passaggio sulla destra. Dal confine sud fino a questo punto sopra Lima la costa del Perù è tutta come la vedete. È il deserto, sopravvive ad ogni cosa. Però io che trovo sempre l'aspetto positivo in ogni cosa, guardate il fascino, una duna pazzesca, l'autostrada e un paesaggio che per noi europei ovviamente è fuori scala. A suo modo è un grande spettacolo. Comunque da queste parti ci sono tantissimi cartelli dove si vendono lotti. Eccone uno, venta de lotes de campo. Ed ora scatta subito la domanda: ma chi cazzo ci vuole comprare qua? Io voglio conoscere la persona che vuole acquistare un lotto qua. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Magari a qualcuno di voi è venuta anche la voglia di comprare. Vi ricordiamo anche che se vi dovessero piacere i nostri contenuti, lasciate un mi piace, lasciate un commento, attivate la campanellina e se volete iscrivetevi al canale, solo se volete. E nonostante il territorio complicatissimo, appena compare il Pacifico all'orizzonte compaiono anche le coltivazioni. E scesi nella vallata verde che vedevate dall'alto, tantissimi mezzi locali, ma soprattutto tantissime lucine che lampeggiano. È un po' Africa, diciamo, dai. C'è anche un modo di fare che ci ricorda molto quella parte di Bolivia che abbiamo visitato, e infatti loro si sentono hermanos,
manos con i peruviani. Sì, sono rivenditori comunque quelle lucine. Adesso le installerò anche sulla Tenerona come luci di ingombro. Le abbiamo viste per strada, loro sono innamorati di questi addobbi sui mezzi di trasporto. Dopo l'inferno che avete appena visto, fermi per un ristoro. Lo so che non siete abituati a vedere questo mostro, cioè non questo mostro Anche qua. questo mostro qua. Non sono neanche il mostro è abituato. Adesso riprendiamo un po' il ritmo delle due ruote, della sella, delle gambe che scricchiolano, ecco. La vecchiaia, quando arrivano a una certa età, le mogli vanno sostituite. Non come le moto che potete tenerle. Basta ripararle. Qua che vuoi riparare? No, Che? non c'è più nulla da riparare. Cioè, ripari una cosa, esce un'altra, poi rimetti lì, poi le metti la mano là. È un casino, ragazzi. È un inferno, come l'inferno di Lima, come il traffico di Lima. Io sono abbastanza traumatizzata, ma un po' perché veniamo dalla provincia, quindi non siamo neanche abituati al traffico delle grandissime città, delle metropoli. Un po' perché è davvero un inferno, tra il rumore continuo dei clacson che loro non sanno utilizzare. Infatti ogni tanto ci sono dei cartelli: saca las manos dal clacson, cioè togli la mano dal clacson, non suonare. Però loro ancora sono abituati così, un po' con gli odori, con l'immondizia, un po' col traffico devastante e appunto infernale. Bisogna anche capirli, non è un discorso di abitudine e che qua devi suonare per passare avanti. Ora però noi dobbiamo rifocillarci, quindi abbiamo i panini che ovviamente possiamo dire fatti in casa. Che diciamolo, la Cossinera ha fatto anche questo, casca a pezzi, ma ogni tanto si ricorda anche di mangiare. Comunque ci vedete ridere, scherzare, ma ovviamente lo facciamo anche per sdrammatizzare. Guardiamo tutti insieme la cartina del Perù, perché dal mio punto di vista è uno dei paesi più difficili da attraversare in moto. Tutta la linea costiera a partire dal nord del Cile fino a raggiungere l'Ecuador è deserto puro. Ma attenzione, perché salendo, se buttiamo lo sguardo a destra, ci sono le Ande che crescono in maniera vertiginosa. Considerate che domani faremo la salita più lunga del mondo, 123 km sempre in salita. E la cordigliera ha due stagioni, la stagione delle piogge e quella secca. Siamo durante la stagione delle piogge e in questa stagione bisogna davvero fare attenzione perché può diventare pericolosissimo. Poi ci sarebbe anche l'Amazzonia verso Iquitos, ma quella la tratteremo un'altra volta se mai riusciremo a visitarla. E detto questo, pillola storica. Perché in questo territorio così impervio, complicato e difficile è fiorita la civiltà più potente di tutto il Sud America, e cioè quella Inca. Oggi passeremo vicino invece a un altro sito archeologico scoperto non tanti anni fa, il sito archeologico Caral, che è stato fondato dalla primissima civiltà delle Americhe, quasi nel 5000 a.C., quindi contemporaneo alle civiltà della Mesopotamia e dell'Egitto. Ma per raggiungere questo sito bisogna fare una strada sterrata e guardare un fiume. Per quanto la Tenerona è ignorante, ha questo peso qua e questo peso qua. E per quanto io sia un manzo, ci hanno detto assolutamente di non andare perché è veramente pericoloso durante la stagione delle piogge. Quindi adesso quasi a tutta velocità direzione Colombia, perché proprio in questo periodo ci troveremo nella stagione migliore. Poi fine aprile, inizio maggio percorreremo tutta la cordigliera. Ripartiamo proprio ora, allontanandoci sempre di più da Lima, il cui nome sembra essere una traslazione degli spagnoli dal quechua Rimac, che è anche il nome del fiume che attraversa la capitale. I conquistadores, arrivati a fondare la città nel gennaio del 1535 con Francisco Pizarro, chiamarono in un primo momento la nuova città fondata Ciudad de los Reyes, e cioè città dei re. Il motivo era che era stata fondata nei giorni appena successivi al 6 gennaio, Epifania, e cioè giornata dei re magi. Presto comunque il nome è andato in disuso a favore appunto di Lima. Cambio corsia. Guardate qua che ambientazione e non ditemi che non sembra il film Mad Max. Questa è l'unicità della Panamericana tratto peruviano.
Siamo a Huaura. L'immondizia non manca mai. Sì, purtroppo è una costante. Ma guardate ragazzi, arrivate in un posto, questo è l'ingresso. Per carità, il sud del Perù non è che sia tanto meglio, però tutto il paese si sta dimostrando lungo la costa in condizioni allucinanti. Ma una cosa curiosa che voglio condividere è che in questi paesotti, ma anche nelle zone intermedie desertiche, abbiamo sempre avuto la connessione LTE. Poi in certe parti d'Italia viaggiamo ancora senza fibra. Ed ora lo possiamo dire: benvenuti a Paramonga. Come possiamo dire: ma dove vi portiamo? Guardate che posto. Chi è che non vorrebbe essere qua? E la Peppa, Viale Alberato. Adesso vediamo Paramonga cosa ci offrirà per la notte. Preparatevi a un resort 5 stelle, viale pedonale a 800 metri dalla nostra abitazione. Comunque, tra le altre cittadine superate oggi, questo sembra un po' tra virgolette la migliore. I taxi ragazzi te li ritrovi davanti a tutta velocità. Situazione abbastanza borderline anche qua. Sì, è abbastanza, è la zona del mercato, ci sta. Allora, io dovrei andare dritto, ma vedo che quella è una strada secondaria. Andiamo di qua. Poi qua a sinistra. E comunque è secondaria anche questa. No. Proviamo a fare il giro lungo qua, via. Prendiamo questo in fondo, attenzione, dobbiamo andare di qua. Questo fossato dovrebbe essere la fogna a cielo aperto. Sì, si sente dall'odore. Guardate qua. Ammazza ragazzi. Allora, dovrebbe essere una di queste porte. Qua non c'è scritto nada, qua non c'è scritto nada. Hotel. Qui c'è un filo che se prendiamo la corrente ci rimaniamo. Bugambillas. Se può acá con la moto? La moto acá? Ah. Se puede? Allora, dove siamo finiti non lo sappiamo. Incredibile. È questa? È questa? Non teniamo idea. Fra ci sta facendo segno, ma ora vediamo. Dai, che forse ce l'abbiamo fatta. La cucera dovrebbe essere qua in fondo. Non so se sia questa o questa. Comunque speriamo in qualcosa di sicuro. ¿Estás segura? Sí, porque ahí vive la persona. Ah, ok. Ora io sono rimasta qui dove abbiamo scaricato tutti i bagagli, che è l'ingresso della struttura. Francesco è andato a mettere la moto nella cocera, nel garage che è custodito da una persona che vive lì, però la signora gli ha detto: vedi se ti piace, se no andiamo in un'altra cocera, in un altro garage. Speriamo sia quello giusto. Moto parcheggiata, docciati. Ora andiamo a cena. Poi domani vi faccio vedere dove ho parcheggiato la moto, perché la signora gentilmente ci ha portato a casa di un suo amico. Ma soprattutto, avete visto dove vi abbiamo portati? Il paesino chiaramente non ha moltissimo da offrire, l'abbiamo visto arrivando. Ci sarebbe qualcosa take away, però la signora ci ha detto: se volete siamo a casa sua, vi posso preparare qualcosa per la cena per 20 soles, che sarebbero, ragionier? 20 soles sono 5 euro, ma l'offerta migliore l'abbiamo per la camera. Qua in Perù, al di fuori di Lima, si viaggia in economia, 15 euro per la camera. Guardate che contesto, la signora proprietaria di casa al lavoro, però per dare un ottimo giudizio dobbiamo aspettare la cena, perché sapete, il maiale è sempre in azione.
E dopo che la signora ha approfittato della mia altezza per accendere le luci, guardate dove ho portato Sara. Pazzesco! Ah, questa è la porta della nostra camera e è sempre aperta. Hai paura a dormire senza la chiave? No, nel senso che è una porta finestra vetrata, c'è una maniglia dentro da una parte e una maniglia fuori dall'altra, quindi si può entrare ed uscire sia da dentro che da fuori. Però insomma, qui è così e ci abituiamo e va bene così. La signora ci ha proposto un pollo alla plancia e già si sente un ottimo odore, sarebbe un pollo in padella, non so, adesso vediamo quello che ci porterà e come lo condirà. Io onestamente al fondo schiena penso positivo. Beh, così non si fa, però c'è da ammettere che quando c'è robustezza di fisico, c'è fiducia in quello che si prepara, ecco. Ammetto che è un complimento. Assolutamente, brutti maiali, che cosa avevate pensato? Comunque, che cosa pensate della giornata di oggi, delle strade attraversate, dei luoghi attraversati? Perché a noi, come sempre, lascia un po' di amaro in bocca. Non so se si capisca dagli occhi, ma sono un po' stanco. È stata la prima tappa, venivamo da Lima e ci sta, stiamo salendo, domani ci si inoltra un po' verso l'interno. Domani invece le cose si fanno molto più complicate perché se guardate la cartina andremo dritti verso la cordigliera, facendo come già detto la salita più lunga del mondo perché passeremo da quota zero dove ci troviamo ora a circa 4100 metri. Ma siete pronti? Perché il servizio ragazzi è da 5 stelle. Mi alzo per farvi vedere la tavola dall'alto. Guardate che roba! Pollo alla plancia, arroz e patate con un'insalatina fresca. Cosa vuoi di più? Non so per quale motivo al momento io non ho il riso, però ha detto che me lo porta. Tutto questo per dirvi che vorrebbe il mio piatto. Ma la signora gentile addirittura gli ha portato qualcosa a parte. Sei un maiale. Comunque io non dico nulla. Cioè ragazzi, 5 euro. Tra l'altro pollo molto saporoso. Ovviamente qualcuno potrebbe dire Francesco è del banalissimo pollo in padella. Però ripeto, pensate al contesto. È spettacolare. Grazie. Están filmando, están grabando. Questa papa andina o papa de acá? Es de acá, de la costa. Hay mucha variedad de papa. Muchísima. Hay la guairo, la maría, muchísima variedad de papa. Hanno tantissime varietà di patate e questa è la patata bianca. D'altronde la patata, lo sappiamo, è originaria di questo continente, quindi qui le troviamo in tutte le salse e in tutte le specie. Da parte mia invece la patata è sempre la patata, da qualsiasi parte del mondo non ne posso fare assolutamente a meno. Allora, senza che fai tutte queste facce, voglio leggere i commenti. Dite la verità, la pensate come me? E questa volta vi salutiamo con la verità più cruda. Ecco le nostre serate alle 21:28 di sera. Ma guardate Sara che sta cercando di rispondere ai commenti. Praticamente chiusi in una stanzina dall'altra parte del mondo, in un posto che se ci fermiamo a pensarlo, dire assurdo forse è un eufemismo. Però ragazzi, questa è la nostra vita, l'abbiamo scelta, quindi mi raccomando, mettete un mi piace, lasciate un hype e se volete iscrivetevi al canale. E io sto pensando che forse dovremmo condividere di più questi momenti. Ma ci vuoi vedere questi momenti? Li volete vedere o no? Fatecelo sapere nei commenti. Ciao ragazzi. Fate i bravi nei commenti. Ma non troppo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Baby, for